Le prime tracce di un'attività simile al moderno lotto si rintracciano nella Genova del XVI secolo. Il sistema di elezione del governo della Repubblica di Genova, formalizzato nel 1576, prevedeva che il Maggior Consiglio stilasse una lista di 120 candidati, i cui nomi venivano diligentemente inseriti in un'urna chiamata seminario o bussolo. 2 volte l'anno, l'estrazione di 5 nomi da questo seminario determinava chi sarebbe entrato a far parte dei massimi organi di governo, il collegio dei governatori e dei procuratori. I cittadini, ansiosi di indovinare l'esito della sorte politica, iniziarono a scommettere privatamente su quali sarebbero stati i nomi estratti, in quello che veniva comunemente denominato giuoco del seminario. Da questa pratica emersero le prime combinazioni, l'estratto, l'ambo e il terno, che consentivano di puntare su 1, 2 o 3 nomi vincenti. A dare rigore matematico a questa nascente febbre fu, tra gli altri, Benedetto Gentile, al quale si attestano i primi calcoli probabilistici sulle diverse combinazioni, definendo di fatto le prime quote di pagamento. Il gioco si emancipò rapidamente dalla sua matrice politica, divenendo un affare organizzato. Nacquero i tenitori, o banchieri del lotto, che definirono le regole e soprattutto inventarono il Monte delle Scommesse, una sorta di fondo premi garantito, indispensabile per assicurare agli scommettitori la solvibilità del banco contro il rischio di pagamenti superiori agli incassi. La Repubblica di Genova fu la prima a rendersi conto del potenziale e del pericolo di questo passatempo. Le autorità emisero proclami di proibizione nel tentativo di arginare la distrazione dalla vita economica produttiva e i disordini sociali. Tuttavia, come spesso accade con i vizi popolari lucrosi, la proibizione si rivelò inefficace. Si arrivò, alla fine del 1643, a un compromesso che segnò una svolta. Il gioco libero fu ribadito come proibito, ma concesso a chi avesse ottenuto una licenza dalla Camera della Repubblica. Questo atto non solo legalizzava l'attività, ma poneva le basi per un controllo pubblico, con la Camera che fungeva da arbitro nelle dispute tra scommettitori e banchieri. Era l'inizio della trasformazione da attività privata a potenziale strumento fiscale. Nel corso dei 2 secoli successivi, la febbre del lotto si diffuse in tutti gli stati italiani preunitari, assumendo colori e forme locali, spesso mescolando l'azzardo con la beneficenza. In molte aree nacque il curioso lotto delle zitelle o della dote. Il meccanismo era lo stesso: 5 estrazioni 7 volte l'anno, ma i nomi imbussolati non erano politici, bensì quelli di 90 fanciulle povere delle parrocchie. La vincita, in questo caso, non era solo per lo scommettitore, ma anche per la ragazza estratta, che riceveva una dote nuziale. Da Napoli arriva l'epilogo più domestico della storia del lotto. Quando re Carlo III di Borbone lo legalizzò nel XVIII secolo per rimpinguare le casse reali, si scontrò con l'opposizione religiosa di figure come frate Gregorio Maria Rocco. Fu negoziato un compromesso e il gioco pubblico sarebbe stato sospeso durante le festività natalizie. Il popolo, tuttavia, non accettò il vuoto lasciato dalla sorte. Nacque così l'escamotage della tombola, una versione casalinga e privata del lotto giocata con i numeri, garantendo che la dea bendata non si prendesse vacanze neanche a Natale. Con l'avanzare dei secoli, i governi, dal Regno di Sardegna allo Stato Pontificio, compresero la futilità delle proibizioni. Molti stati decisero di gestire direttamente o di appaltare il gioco. Il capitolo finale di questa trasformazione fu scritto con l'unificazione d'Italia. La necessità di uniformare le legislazioni e soprattutto di trovare fonti di gettito consistenti per il neonato Stato unitario portò alla decisione definitiva.
Il gioco del lotto fu assunto come monopolio di Stato e posto sotto l'egida del Ministero delle Finanze. Le estrazioni divennero un appuntamento fisso e controllato, chiudendo l'epoca dei banchi privati. La sorte era definitivamente diventata una tassa volontaria.